Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo ad installare sulla nostra Headrush il nuovo firmware 2.4 e lo andremo ad analizzare e testare suono per suono e andremo a vedere quali sono le migliorie a livello di software che sono state introdotte con questo nuovo firmware. Ma prima di cominciare facciamo un piccolo reminder su come scaricare e installare sulla macchina il nuovo firmware. Per prima cosa andiamo sul sito ufficiale di Headrush all'indirizzo headrushfx.com/downloads e scegliamo la macchina che ci interessa tra MX5, pedalboard, gigboard o looperboard. Nel mio caso andrò ad aggiornare la gigboard con il nuovo firmware 2.4 per Mac nel mio caso. Avviamo il download. Nel frattempo andiamo a cliccare sui tre puntini in alto e su Firmware Update. Vediamo che compare questo messaggio in cui ci chiede di spegnere la macchina, quindi farla riavviare per entrare in modalità di Firmware Update. Nel frattempo, scaricato il file dal sito, lo andiamo a lanciare e vediamo che comparirà questa schermata. Premiamo su OK sulla gigboard. Una volta che la macchina si è riavviata, come vedete nella modalità in basso per firmware update, andiamo a lanciare appunto il file dell'update al firmware 2.4. Come vedete la procedura è molto semplice e anche abbastanza veloce perché richiede veramente un paio di minuti. Una volta completata la procedura, clicchiamo su Done, si chiude la finestra di dialogo sul computer e si riavvia la macchina. Possiamo andare a controllare immediatamente che l'update del firmware sia andato a buon fine cliccando sui tre puntini e in basso, come potete vedere, ci sarà scritta la dicitura del nuovo firmware aggiornato. Entriamo nel vivo di questo test e cominciamo provando la grande novità di questo nuovo firmware, che è l'inserimento dell'emulazione dell'Angle Powerball 2 con tutti i suoi 4 canali, il clean, il crunch e i 2 canali lead. Vediamo che per comodità in un rig vuoto ho inserito un IR, non andrò quindi ad utilizzare le cab. L'IR nello specifico è un Blue Alnico, mentre invece prima dell'IR ho inserito un level reverb che utilizzo con un mix molto basso per creare un po' di stanza. Andiamo quindi ad aggiungere l'Angle Powerball con il canale clean. Andiamo ora invece a testare il secondo canale, quello crunch.
Andiamo invece adesso a provare il terzo canale, quello distorto, il lead, che come vedete troviamo in low lead e high lead. Sono molto simili tra di loro, varia un pochettino la presenza un po' di volume, è leggermente più scuro il low. Proviamolo con un gain intorno alla metà, intorno al 50%. Andiamo invece ora a provare i 4 pedali che sono stati aggiunti, cominciando con il D250, l'emulazione del DoD Overdrive 250. Utilizzeremo per questa prova il canale clean della Powerball. Andiamo ad inserire nello slot prima della testata il D250 Drive in configurazione default. Andiamo invece adesso a testare l'S1, la simulazione del Boss Super Overdrive SD1. Lo apriamo anche questo in default.
Il terzo distorsore aggiunto è l'Octafuzz, ispirato al Jim Dunlop Octavio. Andiamo ora a provare l'ultimo pedale che è stato aggiunto con questo firmware ed è il B-Dist 7000, ispirato al pedale per basso Darkglass Microtube. Per provare questo pedale andremo a chiudere la testata, il riverbero e l'IR e andremo ad utilizzare in diretta soltanto il pedale. Andiamo ora ad occuparci invece di una funzione che è stata migliorata moltissimo in questo firmware 2.4, che è il tuner. Vediamo che la prima cosa che salta all'occhio è che è stata migliorata moltissimo a livello di sensibilità. Inoltre abbiamo la possibilità di decidere se suonare con il tuner aperto, quindi continuare a suonare, oppure metterlo in mute e quindi accordare in mute. Un'altra importante funzione che è stata aggiunta è quella che ci dà la possibilità di scegliere l'accordatura di riferimento. Possiamo quindi accordare a frequenze minori o superiori di 4,40. Inoltre abbiamo la possibilità di continuare ad agire sul tap tempo ed avere sempre il tempo in screen mentre stiamo suonando.
Amici di YouTube e Dead Rush Addicted, spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube e cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video che andrò a pubblicare nelle prossime settimane. Grazie mille, alla prossima, ciao!